Oggi ti propongo un menù completo super festivo con piatti ricchi, cremosi, colorati ma con carboidrati ridotti. Iniziamo! Barbabietole a fette con crema di caprino. Per prima cosa prendiamo le barbabietole già cotte e le tagliamo a fette spesse circa mezzo centimetro. Disponiamole su una teglia con carta forno, condiamo con olio, un pizzico di sale, pepe, qualche rametto di timo o rosmarino. Inforniamo a 180 gradi per 10-15 minuti. Nel frattempo prepariamo la riduzione balsamica. Versiamo 100 ml di aceto balsamico in un pentolino e lo scaldiamo a fuoco medio-basso lasciandolo ridurre per circa 5-7 minuti fino ad ottenere una consistenza sciropposa e lasciamolo raffreddare leggermente. Mentre le barbabietole sono in forno, prepariamo la crema di caprino. Aggiungiamo a 160 g di caprino fresco un filo d'olio extravergine di oliva e lo lavoriamo con una forchetta fino ad ottenere una crema liscia e morbida. Ora siamo pronti per assemblare il piatto. Disponiamo le fette di barbabietola in cerchio e sopra ogni fetta mettiamo un cucchiaio di crema di caprino. Spargiamo poi le noci tritate, aggiungiamo qualche chicco di melagrana ed infine guarniamo con qualche goccia di riduzione al balsamico. Da servire tiepido o temperatura ambiente. Mi raccomando, non tralasciate nessun ingrediente, perché questi ingredienti insieme ti daranno davvero un'esperienza sensoriale. Passiamo al primo piatto, lasagna di zucchine con crema di asparagi e gamberetti. Per iniziare taglio 3-4 zucchine a fette sottili. Le metto in forno a 180 gradi per 5 minuti con un po' di sale, così perdono l'acqua in eccesso e diventano perfette per gli strati della lasagna. Poi prendo gli asparagi e taglio le punte che metto da parte per la decorazione finale. Prendo i gambi e li taglio a tocchetti. In una padella faccio soffriggere uno scalogno o mezza cipolla a cubetti con un filo d'olio. Aggiungo 350 g di asparagi tagliati a pezzetti, 100 ml d'acqua, sale, pepe e un po' di timo o maggiorana. A parte salto le punte che terrò per decorare poi la superficie. Li lascio cuocere per 8 minuti circa. Quando sono morbidi frullo asparagi, 250 g di ricotta, 2 cucchiai di olio d'oliva, 1 o 2 cucchiai del liquido di cottura fino a ottenere una crema liscia. Assaggia e regola di sale e pepe secondo i tuoi gusti. Sempre in una padella scaldo un filo d'olio e salto velocemente i gamberetti per 2-3 minuti. Spengo il fuoco, aggiungo scorza di mezzo limone che darà un profumo meraviglioso. In una pirofila inizio con un velo di crema di asparagi, aggiungo un primo strato di zucchine grigliate, poi qualche cucchiaio di crema di asparagi, i gamberetti e asiago a tocchetti. Dunque ripeto gli strati fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con zucchine, crema di asparagi e asiago a tocchetti. Se vuoi un gusto ancora più deciso, puoi aggiungere anche del parmigiano grattugiato. In forno a 180 gradi per 20-25 minuti, coperto con un foglio di alluminio. Passati i 25 minuti tolgo il foglio di alluminio e lascio gratinare per altri 5 minuti finché la superficie non risulta ben dorata. Infine decoro la lasagna con qualche gambero saltato, punte di asparagi sempre saltate in padella, un po' di limone grattugiato e una manciata di semi di sesamo bianchi e neri precedentemente tostati. E la nostra lasagna di zucchine, asparagi, ricotta e asiago è pronta. Profumata, cremosa, leggera, perfetta per un'occasione speciale. E per secondo, salmone al cartoccio con marinata alla melagrana. Prepara una marinata con 100 ml di succo di melagrana, un cucchiaio di olio, un cucchiaino di miele, un cucchiaino di succo di limone, sale, pepe e timo. Immergi 2 porzioni da 150 g di filetti di salmone e lascialo riposare per circa 30 minuti. Metti ogni filetto su un foglio di carta forno, aggiungi un po' di marinata, 1-2 fettine di limone, chiudi a cartoccio e cuoci in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Servi con qualche chicco di melagrana, una riduzione della marinata e scorze di agrumi. Per accompagnare il nostro salmone, insalata fresca alla melagrana. In una ciotola unisci 50 g di spinaci, 50 g di soncino, mezza tazza di chicchi di melagrana e 30 g di noce. Affetta una piccola mela verde a fettine sottili e uniscila al resto. Prepara una piccola emulsione con olio, aceto di mele, sale e pepe. Emulsiona velocemente. Versa sulla tua insalata e mescola bene. Questa ricetta è un concentrato di salute
Siamo arrivati al dolce. Mini panettoni low carb farciti con crema al mascarpone. In una ciotola metti 4 uova medie, aggiungi 30 g di eritritolo, 30 g di inulina e 20 g di zucchero dei fiori di cocco a velo e monta per circa 5-7 minuti fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Ovviamente puoi utilizzare qualsiasi tipo di dolcificante tu preferisca. Versa 90 g di burro fuso tiepido e mescola delicatamente. Aggiungi 90 ml di panna fresca e amalgama con una spatola. Unisci un cucchiaino di succo di limone o aceto di mele, un cucchiaino di vaniglia o rum e amalgama con una spatola. In un'altra ciotola setaccia 90 g di farina di mandorle, 20 g di fibra di bambù, 6 g di psilio, 6 g di lievito per dolci e un pizzico di sale. Aggiungi anche scorza di agrumi a piacere. Versa ora le polveri nell'impasto umido e mescola dal basso verso l'alto fino ad ottenere un composto omogeneo. Se l'impasto risulta troppo denso, puoi aggiungere qualche cucchiaio di latte. Lascia riposare 5 minuti per permettere a psilio e fibra di idratarsi. Riempi 4 stampi da mini panettone fino al 65-70% e cuoci in forno statico preriscaldato a 165 gradi per 40-45 minuti. Mentre i panettoni sono in cottura, prepariamo la nostra crema al mascarpone. Monta 200 ml di panna fresca a neve ferma. Incorpora delicatamente 150 g di mascarpone mischiato precedentemente con 100 g di yogurt greco con almeno il 5% di grassi, 20 g di eritritolo e un cucchiaino di vaniglia. Metti la crema ottenuta in una sac à poche che utilizzeremo per farcire e decorare i nostri mini panettoni. Taglia ogni mini panettone in 2 dischi e farcisci con la crema al mascarpone. Aggiungi altra crema al mascarpone in superficie e decora come preferisci. Abbiamo utilizzato per una versione frutti di bosco e scaglie di cioccolato e per un'altra granella di nocciole e scaglie di cioccolato. Lascia riposare in frigo per circa 2 ore. E con questo il nostro menù natalizio low carb è pronto. Goditi la tavola, ma soprattutto la compagnia e scegli sempre ciò che ti fa sentire in equilibrio. Buone feste!